L'altro giorno, mentre stavo passeggiando lungo il mio giardino, mi sono accorto di un problema enorme. In questo gioco devo raccogliere 1 milione di foglie dal mio giardino. Tutti gli alberi che ci sono sopra, durante il periodo autunnale, hanno perso le foglie. Sembrano come un tappeto, spesso irregolare, che copre tutta l'erba. Il prato ormai non si vede più. Tutte queste foglie sono un problema per 3 motivi. Bloccano la luce e aria, trattengono l'umidità e creano l'ambiente perfetto per muffe che indeboliscono e rovinano il prato. Devo rimuoverle subito, altrimenti tutta l'erba rischia di rovinarsi. Dunque bisogna intervenire. Ci sono 2 modi per farlo e ora devo decidere come procedere. Il primo consiste nel trinciare le foglie direttamente sopra l'erba con il trattorino. E se questo metodo non funziona, dovrò toglierle una a una dal prato, a mano o con un soffiatore per foglie. Iniziamo con il primo metodo. Questo è il primo mezzo che utilizzerò, il nostro trattorino tagliaerba, che probabilmente molti di voi conosceranno già. È completamente elettrico, funziona con queste batterie. D'estate lo utilizziamo per tenere i prati sempre ordinati. Adesso vediamo se fa un bel lavoro anche con le foglie. Faccio un breve recap del suo funzionamento per chi è nuovo sul canale. Questa è la chiave che va inserita qui. Questo è il tasto di accensione e spegnimento, invece questo serve per iniziare a tagliare. Con questi 2 pulsanti si decide se avanzare più velocemente o più lentamente, invece con questi altri 2 si decide la potenza del motore. Per ultima cosa invece questo è il freno. Per muoversi e girare, invece che avere il volante e i pedali, utilizzo queste 2 leve qui, che basta che le sposto un po' avanti o indietro e si muove come una specie di escavatore. Adesso direi che è il momento di partire. Accendiamolo, sentite il rombo? No, non fa il rombo perché è elettrico. Ed ora possiamo veramente partire. Queste luci qui indicano che è pronto. Urca, stavo andando troppo veloce. Avevano impostato una velocità troppo potente. Adesso per andare dalla parte di là dove c'è la piscina devo fare il giro passando vicino al vigneto. Potente! Ok, siamo arrivati, adesso proveremo a vedere se il trattorino riesce a trinciare le foglie, però secondo me farà molta fatica. E non avevo calcolato che soprattutto qui vicino al muretto, dove è appena sotto le piante, insomma, ce ne sono davvero tantissime. Proviamo dai questo esperimento. Trattorino versus 1 milione di foglie. Siamo pronti, togliamo il freno, mettiamo la velocità al minimo in modo che riesca a lavorare meglio e alziamo la potenza del motore al massimo. Devo anche abbassare però qua prima, perché se no. Ok, mettiamolo a 5. 3, 2, 1, via! Proviamo ad andare avanti. Andando veramente pianissimo, ho azionato il trattorino e sono passato sopra le foglie. Potente! Incredibile, riesce a tirar via tutte quante le foglie. Però resta un problema. Devo dire che si è comportato meglio di quanto credessi. Infatti è riuscito a tirar via quasi tutte le foglie. Queste qui un po' grandine, in teoria basta passare una seconda volta. Addirittura in questo modo potrebbe essere anche utile all'erba come concime. Però il problema è questo: ci sono davvero troppe foglie e ci siamo presi un po' tardi. Molto probabilmente se fossi passato più di una volta durante il periodo autunnale non sarebbe successo tutto questo accumulo di foglie. Fa proprio fatica a passare, si accumulano tutte nella parte superiore e quindi molto probabilmente invece che passare con il trattorino, poi fermarsi, sistemarle, ripassare eccetera, facciamo prima con il soffiatore. Quindi procediamo con il secondo metodo. Ora, prima di andare a prendere il soffiatore, però voglio provare l'ebbrezza di utilizzare il rastrello come facevamo fino a 2 anni fa. Infatti prima non avevamo il soffiatore e questo era l'unico modo per raccogliere le foglie. Una volta raccolte poi le caricherò su questo trattore qua con la pala davanti e andrò a vuotarle tutte nel letamaio in modo da fare un po' di ordine. Sono proprio curioso di vedere quanto tempo impiego a raccogliere tutte queste foglie con il rastrello. Facciamo che le raccolgo fino... faccio questo rettangolo qua.
Ho visto un video di Lolo Lacustre che stava giocando a un gioco in cui bisognava fare questo lavoro, ovvero raccogliere tutte le foglie all'inizio a mano e poi invece con il rastrello, alla fine poi con il soffiatore, e da lì sembrava bello. Qua invece devo dire che è abbastanza faticoso. Mamma mia, che lunga! In più questo rastrello qua è di plastica e quindi quando va a contatto col terreno si piega e non si riescono a tirar su bene le foglie. Faccio il doppio della fatica. Cioè solo per fare sto piccolo spazio qua, e poi neanche tanto bene perché è ancora pieno di foglie, ho impiegato un sacco di tempo, quindi direi che è il momento di passare al prossimo mezzo, ovvero il soffiatore. E anzi addirittura non ve l'ho detto all'inizio, ma ne utilizzeremo due insieme. Questo è il tipico soffiatore che di solito tutti conoscono e che c'era presente anche all'interno del gioco dove si raccoglievano le foglie, e è quello che abbiamo utilizzato anche noi fino a poco tempo fa. E visto che là in giardino ci sono tantissime foglie, ho deciso di prendere su anche quello super potente che mi ha inviato da poco Ego Power e che ringrazio ancora. Partiamo! Ok, ora sono davvero pronto a rimuovere tutte queste foglie dal giardino. Per prima cosa vi faccio vedere la differenza tra quello di sinistra e quello di destra. Ma che roba! Super potente, guardate che lavoro! Adesso continuiamo senza fermarci perché poi devo portarvi anche le foglie col trattore. Guardate che velocità nel pulire. Prima tutto sto tempo qua avevo fatto forse una minima parte col rastrello. Qui le faccio allontanare un attimino dal pollaio e successivamente le spingo tutte in là in modo da farle uscire dal cancello e poter caricarle col trattore. Che bello è alzare un po' e dopo dargli tipo onda energetica. Ok, piccola pausa, infatti anche se non devo fare tutto il movimento che faccio con il rastrello, anche tenere in mano due soffiatori è abbastanza impegnativo, soprattutto questo qua a cui ho messo due batterie. Comunque ho fatto tantissimo lavoro in pochissimi minuti. Adesso riprendiamo subito che poi devo portare il trattore fuori da quel cancello lì e caricare tutte le foglie al suo interno per, come vi dicevo, andare a svuotarle nel letamaio. E tutto questo prima che scenda il sole, perché poi non ci si vede più. Avevo un sacco paura di far cadere la videocamera per questa ripresa. Ok, sono a buon punto, mi manca questa striscia qua di foglie, insomma, e dopo tutta la parte che c'è di lì vicino alla siepe. Devo dire che però con il soffiatore bisogna stare molto attenti, perché se non passi correttamente alla fine fai il doppio del lavoro, cioè nel senso devi sempre prendere una direzione che sia sempre quella. All'inizio partendo da là mi sono sbagliato, infatti più di una volta sono dovuto tornare indietro e ripassare dove ero già passato, perché le foglie ovviamente volano dove vogliono. Riprendiamo. Guardate quante foglie ho ammassato lì vicino al cancello. Per quest'ultima parte ho deciso di buttare tutte le foglie contro la siepe, almeno quelle che ci sono dalla parte di qua, e poi soffiarle verso il cancello. Questo lavoro è davvero soddisfacente. Il contrasto tra il marrone delle foglie che vengono spazzate via e il verde dell'erba sotto ti fa davvero capire tutto il lavoro che stai facendo. Dai che siamo in fondo! Avete capito come si fa l'onda energetica di foglie? Bisogna prima far sollevarle da sotto e poi alzare il soffiatore. Così! Questa è l'ultima parte che mi resta da fare, ma è anche quella un po' più difficile. I cancelli infatti bloccano le foglie, quindi mi tocca passare con il soffiatore più di una volta per fare una bella pulizia. Guardate quante foglie che ci sono! Ho raccolto una vera e propria montagna di foglie, adesso non perdiamo tempo e andiamo a prendere il trattore. Ok, andiamo a caricare le foglie. Questo è il nostro trattore con la pala attaccata davanti.
Di solito è grande a sufficienza per ogni tipo di lavoro, ma stavolta non so se riuscirà a raccogliere tutte quelle foglie. Siamo pronti a caricare, abbassiamo la pala. Adesso con la pala cercherò di caricare più foglie possibile, poi il resto le trinceremo quando passeremo a tagliare l'erba nel vigneto. Guarda che roba, è una palata stracolma. Devo schiacciarle un po' all'interno perché sennò non ci stanno, rischio di perderle. Dopo aver caricato le foglie, adesso è il momento di raggiungere il lettamaio per andare a svuotarle. Ok, siamo arrivati. Quante foglie, oh! Guardate che bel risultato rispetto a questa mattina. Ovviamente c'è ancora qualche foglia, ma poi passeremo una seconda volta con il trattorino questa primavera e infatti ne dovranno scendere ancora dagli alberi. Qui in fondo vi lascio il video di quando abbiamo fatto più o meno lo stesso lavoro, però nel piazzale dell'agriturismo. Ciao a tutti!